È l'alba, ragazzi. È l'alba e stiamo andando perché oggi sarà una giornata infinita. Inizia ufficialmente il viaggio per lasciare l'Ecuador, ad aspettarci una delle giornate più difficili e intense di sempre. Ma per capire perché questo confine si è rivelato così complesso e bizzarro, dobbiamo fare qualche passo indietro. Il 24 dicembre 2025 il governo ecuadoriano decide di chiudere le frontiere del paese. Vengono mantenuti operativi solo 2 passaggi internazionali, Rumichaca al confine con la Colombia e Huaquillas al confine con il Perù. Tutto questo succede prima degli eventi che poi tutti conosciamo e che riguardano il paese che con l'Ecuador condivide solo i colori della bandiera. Per noi questa chiusura vuol dire solo una cosa: rivedere completamente i nostri piani. Non potremo più uscire dal confine che avevamo programmato, né proseguire l'itinerario che avevamo sperato nel nuovo paese. La prima tratta, ragazzi, parte abbastanza male. Nella pratica questo si traduce in un viaggio infinito, parecchi rischi. La polizia qua non guarda, anche se c'è la frontiera, è come se non fosse terra di nessuno. E la ricerca di soluzioni decisamente alternative. Tante differenze rispetto all'Ecuador, ragazzi, è terribile. Sei già iscritto al canale? Per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Oggi, ragazzi, lasciamo ufficialmente l'Ecuador, quindi la nostra prima destinazione stamattina a piedi è la stazione degli autobus. Ne avremo parecchi da prendere oggi, quindi sarà un bel viaggio, perché appunto dobbiamo prima arrivare a una città, poi cambiare, andare in un'altra città per un casino. Sarà bella lunga e non sappiamo neanche bene come si evolverà la cosa, quanto tempo ci metteremo. Ci sono dei punti oscuri, sì. Vedremo. Stiamo partendo molto presto, perché sono le 7 adesso, e abbiamo già comprato i biglietti per la prima tratta, li abbiamo comprati qualche giorno fa in modo da essere sicuri di avere questa, che è la tratta poi più lunga di tutto il viaggio. Partiti in perfetto orario, andiamo a Santa Rosa, poi lì cambiamo e andiamo verso Huaquillas. Ancora non abbiamo capito quale sia il confine aperto, perché come abbiamo detto c'è solo un confine aperto tra Ecuador e Perù, e a Huaquillas ce ne sono 2, quindi non sappiamo esattamente quale dei 2 sarà quello, insomma, aperto anche per i turisti internazionali, perché non è detto che sia aperto e anche per i turisti internazionali, quindi insomma dobbiamo chiarire un po' queste cose prima di arrivare. La prima tratta, ragazzi, parte abbastanza male, dovevamo arrivare un'ora fa e invece non solo siamo un'ora in ritardo, ma si è pure fermato a fare pranzo a tipo 20 km dal nostro arrivo. Quindi niente, siamo in attesa e già ci slitta un po' tutto, diciamo, quindi pensavamo di arrivare entro mezzogiorno, invece sono le 12:40 e niente, siamo ancora qua, quindi mi sa che ci vorrà ancora un'ora tra il pranzo e l'arrivo là. Siamo un po' in ritardo, sì, e speriamo però che poi tutte le prossime connessioni siano più veloci e anche più in orario. Arrivati, ragazzi, dopo 5 ore e mezza, mamma mia, è stata lunghissima questa volta, e adesso troviamo un altro autobus che va però al confine. Una specie di pranzo in piedi, al volo, così, mentre aspettiamo l'autobus, che è questo, esattamente qui davanti a noi. Questa è una tipo empanadas con il formaggio e lo zucchero sopra, però. Un casino, col caffè. Wow. Ok, ci siamo, ragazzi, solo... Oh, stava cadendo tutto. Che presa che solo noi sull'autobus. Siamo dovuti impazzire, ragazzi, con ricerche di ore e ore per capire dove dobbiamo passare. Alla fine abbiamo scoperto che dobbiamo passare proprio sulla superstrada, la strada grande, la Panamericana, dove si fermano tutti gli autobus grossi, e non invece dal confine, quello cittadino, dove in realtà passano tutti quanti. Non è stato facile capirlo, non ci sono informazioni online, siamo dovuti andare a scartabellare anche vecchie applicazioni che usavamo per trovare dove dormire con la macchina, e lì appunto è scritto proprio chiaramente: non si passa dal confine della città, si passa dal confine della Panamericana. E quindi ora ci dobbiamo fare stranieri, però solo gli stranieri, perché invece ecuadoriani e peruviani possono passare dall'altro, che è un confine pedonale, c'è un ponte pedonale. Esatto, quindi niente, adesso ci deve lasciare in mezzo alla strada, alla rotonda, abbiamo dovuto dirglielo, altrimenti avremmo dovuto comunque prendere un taxi dalla città alla Panamericana, quindi organizzandosi si evita anche un taxi di troppo. Sono già stanca, ancora dobbiamo fare il confine, e poi dopo è peggio, perché da lì dobbiamo prendere, da lì è peggio ancora, che
perché poi finiamo in mezzo al nulla, visto che questa Panamericana è in mezzo al nulla poi, quindi non so come ci sposteremo dopo, vediamo. Ok, perfetto, gracias. Via, al volo. E ora da quel lato. Quando si dice fare una frontiera a piedi, siamo però in superstrada, qua bisogna stare verso destra, frontiera Ecuador-Perù, è scritto là in mezzo. Buenas. A Perù? Sì. Sì. Vamos. Gracias. Eccolo qua, il ponte della pace, il puente della paz. Eccolo qui. Abbiamo trovato un passaggio dal signore che ci ha portato direttamente alla migrazione e adesso facciamo tutti i timbri e tra l'altro poi torniamo da lui perché ci porta fino a Tumbes pagando una piccola cifra, tipo 20 soles. Da questo lato salita d'Equador, questa qua. Forse ci siamo ragazzi, ultimo mezzo, il furgoncino, speriamo di farcela. Siamo entrati nel frullatore dal momento in cui ci hanno stampato i passaporti, siamo usciti, è successo di tutto, perché comunque abbiamo trovato il passaggio immediatamente e siamo già qua a Tumbes e da qua adesso andiamo a Máncora. Scusi. Adesso Paolo sta chiedendo perché il problema è che abbiamo solo dollari, perché venendo direttamente dalla frontiera non abbiamo fatto in tempo a cambiare la frontiera, non c'era veramente niente e per essere l'unica frontiera aperta in questo momento tra Ecuador e Perù non c'era nessuno. Il mare ragazzi, stiamo passando accanto alla spiaggia, c'è un sacco di gente oggi qui in spiaggia a godersi questa giornata di sole. Pensavamo facesse molto più caldo, in realtà devo dire che si sta bene, si respira, c'è una bella arietta. Mazza ragazzi, c'è un impatto un po' differente qua in Perù, ci sono diverse cose che sono un po' diverse rispetto a quello a cui siamo abituati. Fermati per un controllo della polizia, ci sono tantissimi checkpoint. Siamo arrivati ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta, dobbiamo solo andare all'hotel, l'ultimo passo. Quanta gente c'è qua, ma che casino! Il negozietto qui ragazzi, oltre ad essere un negozietto appunto cambia i soldi, quindi abbiamo cambiato qualcosina adesso. Oddio, siamo non frastornati di più. Che confusione! Sì, veramente. Ok, adesso dobbiamo anche spiegare che cosa è successo. Andiamo all'hotel magari? Sì, prima sì. Eccola! La nostra prima stanzetta peruviana, bella gialla. Abbiamo fatto il nostro primo tugurietto. Gialla, marron. Tutto, sì, guarda qua, vista barriera, vista muro. Sul mare proprio. Sì. Vabbè. Abbiamo il letto che però è pulito, profuma tutto, lenzuola pulite, e sopra volendo c'è un altro materasso, però non volendo. Questo Non è volendo. il bagno. Bagno e camera, questa è la cosa buona, tutto bello scuro, tutto bello scuro. Accendiamo, ecco, no, questa è la luce accesa, quindi bello scuro. Cosa è successo ragazzi? Mamma mia, non abbiamo mangiato ancora niente, adesso usciamo a mangiare qualcosa, abbiamo cambiato i soldi, si cambiano proprio lì in mezzo alla strada. Sì, dal negozietto, signore a casa che aveva un cartello. Allora questo l'abbiamo prenotato su WhatsApp perché avevamo cercato un po' sulle solite applicazioni, ma dei prezzi folli, Sì. che non riesco a capire perché, sinceramente, così al primo impatto. Ecco, quello che Però- dicevo prima, tante differenze rispetto all'Ecuador, ragazzi, è terribile. Cioè, nel senso, il primo impatto è tanta sporcizia, tanta Sì. spazzatura, tanta Terra, molto tutto, lasciato tutto così. sterrato, sì. E boh, sinceramente Magari dobbiamo eravamo capirlo abituati. meglio domani quando siamo un po' più freschi. Con Perché calma. Ma partiamo un attimo cosa è successo, perché poi è Ecco. successo tutto molto in fretta. Allora, noi pensavamo che l'ingresso, che si chiama Sebaf,
cioè quello per gli stranieri, fosse in un certo punto segnato su Google Maps. In realtà, a 700 metri? Sì, da dove ci ha lasciato l'autobus, quindi mi hanno detto buona, ce la facciamo Andiamo a piedi. Arriviamo quasi lì e scopriamo che in realtà quello è quello per chi entra in Ecuador. Non per chi Per esce. chi esce, no. Che era 5 km. Era 5 km da lì. Allora ci mettiamo a fermare un po' di macchine perché 5 km sono tanti. Si ferma un signore, ci carica e ci dice sì, vi porto io, non c'è problema, sto andando anch'io, andiamo, arriviamo. Poi ci racconta tra l'altro Sì. che la zona non era così tranquilla come sembrava. No, ci ha proprio detto questa zona a piedi non si può fare perché è pieno di trafficanti e contrabbandieri. La polizia qua non guarda, anche se c'è la frontiera, è come se non fosse terra di nessuno, quindi è pericolosa. Ecco. Quindi ci fa, se dovete ripassare di qui, mai a piedi. E soprattutto non di notte. Soprattutto Noi non infatti di- abbiamo scelto apposta di non fare il confine di notte stavolta, perché avevamo detto Insomma. Vabbè, comunque arriviamo al confine. In realtà il confine è facilissimo perché c'eravamo solo noi, veramente noi, e basta. E c'era uno sportello, era uscita dall'Ecuador, facevi 2 passi, sportello dopo, entrata in Perù. Tutti carinissimi, gentilissimi. nessuna coda, niente di niente. Niente, Velocissimo. 5 minuti, controllo. Per questo è tutto andato velocissimo, perché Sì. il tempo di scendere dalla macchina avevamo già i timbri fatti in pratica, e c'era il signore che ci aspettava lì fuori. Solo che noi con queste storie Che avevamo un po' letto strane, un po' di recensioni sul fatto che non è molto sicuro prendere passaggi a caso. ecco, Perché comunque tante volte si fermano e ti rubano tutti i soldi che hai, e siccome sei quasi in mezzo al nulla può succedere. Il tizio quindi un po'- il signore lì non è che ci ha ispirato tanta fiducia, devo dire la verità. abbiamo detto vabbè no grazie, abbiamo no detto, grazie. Poi ci siamo un po' informati, siamo andati a chiedere ai tassisti che come sempre fanno di quelle tariffe che tu dici ma $13. $13. Cioè non le avevamo spesi neanche per fare 5 ore di viaggio, $13. Vabbè, $13 ci chiede, e quindi diciamo no vabbè, poi cerchiamo di capire se qualcun altro vuole condividere il taxi con noi, ma veramente non c'era nessuno. C'era un autobus fermo perché il fatto qual è che la maggior parte delle persone prende gli autobus internazionali, cioè che dall'Ecuador vanno in Perù, e loro ti aspettano mentre fai tutta la trafila della frontiera e poi risali con loro. Allora siamo andati a chiedere all'autista, ma No, l'autista ci ha non detto possono. no, per policy non possiamo raccogliere passeggeri alla frontiera. Allora ci mettiamo fuori dalla Vabbè, frontiera. Andiamo fuori dalla frontiera quando esce l'autobus. Lo fermiamo, scusa. Siamo messi lì fuori. Solo una cosa, ci hanno controllato i passaporti, vabbè, timbro veloce, 90 giorni anche qui per chi ha passaporto italiano, e ci hanno controllato gli zaini, li ha fatti passare nel metal detector. 20 secondi in Sì, tutto. sì, non c'era Tutto nessuno, quanto. cioè eravamo solo noi, sembrava fosse lì per noi quel confine. E niente, poi siamo usciti proprio dai cancelli. Il tempo di uscire è passato il signore. È passato un altro signore e diciamo... Ci ha fatto più fiducia. Sì, è un po' più fiducia. Gli chiediamo quanto costa andare alla città principale per poi prendere un autobus. $5. È partito con 10. Poi fa, no dai, vabbè, dimmi quanto hai, 5 dollari. E ci ha portato fino a Tumbes. Tumbes. E lì ci ha portato proprio dove partivano i colectivos, cioè questi minivan, diretti a Mancora. Siamo arrivati ragazzi, Siamo con arrivati. 20 soles a testa. Distrutto, i ragazzi non so più dove sono, cioè... Oh. Veramente mi gira quasi la testa. Sì, no, è stata un po' una giornata così, e tra le varie cose non abbiamo neanche ripreso tutti i momenti salienti, perché alla fine eravamo, cioè, quei momenti in cui devi Non sai farlo, neanche devi cosa fare le fare, cose, sì, devi... non sai neanche come... È così. Poi vai, il confine è sempre un po', diciamo, problematico riprendere, perché dentro non puoi riprendere, Esatto, e esatto, sai, esatto. ci sono tutti i funzionari lì, poi c'eravamo solo noi, quindi ci vedevano sostanzialmente, non è che avevamo Esatto, non è che ti una metti gran là, libertà. guardate ragazzi, c'è questo è tanta quello. gente, No, dici, ero vabbè. vietato anche, ce l'hanno Eravamo detto. solo noi, e questa cosa veramente ci ha stranito, perché tutti gli altri confini sono chiusi, ma c'eravamo solo noi. E infatti il signore in macchina ci ha detto che un tempo c'erano tanti turisti, adesso stranieri pochissimi. Con una fame porca siamo entrati nel primo posto con prezzi decenti, con 10 soles abbiamo preso 2 piattoni, sono $3 esattamente come in Ecuador, esattamente. Piattazzo con lenticchie, pollo, riso e verdura da questo lato, invece Angela si è presa una mega omelette. Sì, una tortiglia con le verdure, quindi una frittata con le verdure, in pratica anch'io lenticchie e una quantità infinita di riso. Ci vuole, adesso c'ho una fame, ma mangio pure il bicchiere di latta che questo Succo di aveva, ananas. il succo di ananas, che è molto buono.
Giorno di bucato oggi, ragazzi, è già tutto appeso con il nostro filo blu. Ho appeso anche la chitarra qui in alto così abbiamo più spazio, visto che comunque la camera è piccolina. Adesso però andiamo a fare un giro al mare. Appena siamo arrivati ieri ci siamo resi conto che è pieno zeppo, ragazzi, di tuk-tuk dappertutto. Questi qua sono fatti con le 3 ruote, quindi una davanti della moto vera e propria. Questa poi è una vera e propria moto, cioè non è il tipico Piaggio che vediamo un po' in giro in Asia. No, è proprio una moto a tutti gli effetti, a cui hanno tolto la parte dietro, hanno attaccato questo carretto. Guarda quanti si usano, sono i taxi praticamente, vedi? E girano in tutta la città nostra. Li abbiamo visti dopo il confine, sono apparsi improvvisamente. E anche la benzina in bottiglia. Fantastico, ragazzi. Qui nelle bottiglie della Inca Kola, che è la bevanda tradizionale, diciamo, peruviana. Peruviana, ragazzi, perché siamo in Perù. Siamo in Perù. Oddio. Ci siamo persi con tutto quello che è successo. Eravamo frastornatissimi, invece non abbiamo detto. Siamo ufficialmente in Perù. Abbiamo già fatto anche la prima notte e adesso siamo un pochino, leggermente, poco più lucidi. Sono tornate, ragazzi, le palme qui mentre ci dirigiamo verso il mare. Questo è tutto il villaggio che c'è proprio in questa zona qui, tutta Mancora. Bellissimo, Molto, sì. Polvere dappertutto. E ci sono sia case in mattoni, la maggior parte in realtà, ma alcuni edifici ancora in vecchio stile, diciamo, quindi fango, paglia e pezzi di legno. Siamo alla spiaggia, ragazzi, una spiaggia che è immensa, che parte da lì dove c'è la montagna, poi prosegue per milioni di chilometri, è enorme, è gigantesca, c'è tutto quello che serve in questa zona, qui ci sono anche i cavalli. Anche i cavalli, signori che vendono i gelati e le bibite fresche, la banana e il mare anche. Il mare, c'è anche il mare, ragazzi, adesso in questo momento c'è anche la bassa marea, quindi in pratica bisogna camminare circa 1,5 chilometri per arrivare all'acqua. Andiamo a vedere com'è l'acqua. Primo bagno in Perù. Oh, in quelli che sono definiti Caraibi peruani. Porca miseria. È fresca? Freschina. Sì. Non calda, non fredda, fresca. No, è giusta, bella però fresca. è piacevole, devo dire. Devo camminare un bel po' qua, guarda. Poi c'è tipo una barriera perché c'è la sabbia e poi ci sono le onde e quindi da là in poi è più chiara, qua è un po' più marroncina per il fondo sabbioso, però è tutta sabbia, non ci sono sabbie, niente. Ci siamo fatti un paio di chilometri, ragazzi, camminando con i piedi nell'acqua, fantastico. Siamo arrivati alla fine della spiaggia e qua sta per partire il coccodrillo. Coccodrilli partiti, una sola motoretta che trascina una decina di persone circa. Là sullo sfondo ci sono poi le barche dei pescatori, perché comunque Mancora nasce come villaggio di pescatori e ancora oggi la pesca è un'attività importante per la comunità. Vedete, quella è Angela che sta cercando la ciabatta che ha perso. Ha perso una delle mie infradito, solo che non sappiamo esattamente dove, ma potrebbe essere ovunque in questi 2 chilometri di spiaggia. Quindi mi sa che sono rimasto appiedato. Le trovate, Angela? Purtroppo no. Ne è rimasta solo una. Ho perso proprio la tua, tra l'altro, non volendo, così mi è caduta, mi è cascata. Va bene, dai, Angela, non ti preoccupare, tanto erano vecchie e brutte. Dovremmo comprarne altre. Sì. Il problema è arrivare a dove li compriamo, però vabbè. Magari brucia un po' troppo. Vabbè. Adesso vediamo come arrivarci. Superato il pontile con i pescatori, da questa parte invece c'è il cantiere con tutte le barche che sono in sistemazione. Mi piacciono molto i nomi: Mia Speranza, San José, Virgen de la Luz, Godo, questo Milagro de Jesus, tutti questi nomi belli importanti. Questa sembra un po' Renata, abbandonata, lasciata qui sulla spiaggia con le immagini addirittura della Bibbia. Sì. Questo non manca mai, devo dire, però sì, mi sa che ormai è andata.
È lei o non è lei? Non ci credo! È lei o non è lei? Eccola! L'abbiamo trovata, ma non ci credo! Eccola qua! E allora? Che culo! È lei, è lei! Perfetto, a posto! Il Perù per noi ragazzi è un paese veramente, veramente importante. Diciamo che è stato il paese che ci ha un po' detto: ragazzi, allora che volete fare di questa vita? Volete continuare così o volete cambiare totalmente? Perché noi siamo stati qua nel 2017 in viaggio di nozze, siamo stati qui qualche settimana soltanto, però insomma quel viaggio lì ha cambiato tutto quanto. Viaggio di nozze, per la prima volta facciamo un viaggio lungo e insomma per noi è stato un po' come dire: guarda, potresti fare così, provaci, fai come hai fatto in Perù. Perché noi in Perù il viaggio di nozze l'abbiamo fatto zaino in spalla, l'abbiamo fatto con un budget basso, siamo stati nei posti più economici, abbiamo cercato un attimo di fare un po' la vita che facciamo oggi, ma quando eravamo in un'altra vita, insomma. Quindi un po' è come se ci avesse detto veramente: boh ragazzi, vedete un po' come potete fare, ce l'avete fatta anche in Perù, perché non potreste farcela dappertutto nel mondo? E quindi niente, noi vogliamo bene a questo paese e quindi sarà una grande avventura. Ci sono tante cose da vedere in Perù, è un paese enorme, credo che sia il più grande adesso tra Colombia, Ecuador e anche altri paesi dell'America Latina, tranne il Brasile che è enorme, però è un paese veramente grande che merita di essere visto, ha un sacco di cose particolari e molto interessante anche dal punto di vista, diciamo, culturale, storico, perché sono rimasti vabbè ragazzi, c'è il Machu Picchu in Perù, quindi non c'è bisogno di dire altro. E quindi sì, siamo molto contenti di essere tornati. Prima per scendere alla spiaggia siamo passati dalla parte del paese dei pescatori, invece adesso ci troviamo in quella più turistica, quindi la via turistica, dove avremmo in effetti trovato anche subito le infradito. Le vedi, le perché le vendono qui proprio all'ingresso, ci sono i negozi appunto di souvenir, vestiti e anche i ristoranti. Qui ragazzi vanno tutti pazzi per il ceviche peruano, che è quello proprio tipico, proprio peruviano, cioè tipo il piatto nazionale. Esatto, e qui è fatto con queste che chiamano conchiglie nere, sono dei frutti di mare nella conchiglia nera. Ma sono enormi e la signora sta preparando di dietro, quindi è tutto in pratica è tutto pesce crudo. C'è un casino pazzesco stamattina ragazzi, questa è tutta la fila per andare in banca. Noi per fortuna dobbiamo soltanto fare il prelievo e quindi siamo qua per primi, non c'è nessuno in fila. Questo è il nome della banca, si chiama Banco de la Nación, non applica commissioni, ma un piccolo dettaglio: si possono prelevare solo 400 alla volta, cioè 100 euro alla volta. Questione SIM card, perché come sapete quando entriamo in un nuovo paese è importante per noi fare una SIM da avere nel telefono per poter navigare un po' dappertutto, cercare informazioni o altro. E qui iniziano i problemi, perché abbiamo chiesto a ben 3 negozi di compagnie telefoniche, questa è una Movistar, ma c'è anche l'altra Claro, che poi c'era anche in Ecuador e in Perù, però qui in questa città nessuno fa le SIM card agli stranieri, dicono che non possono farle e ci hanno detto che dobbiamo andare in una città più grande per poterle fare, quindi cosa che faremo nei prossimi giorni. Questo è uno di quei casi in cui forse avere una eSIM ti aiuta, soprattutto nei primi giorni, anche perché per noi una eSIM non è ancora, diciamo, conveniente, nel senso che stando mesi in un paese i costi sono molto più alti rispetto a una SIM card locale. Però abbiamo visto adesso ce ne sono tante, quindi stiamo iniziando un po' anche noi a informarci. Qualche ora dopo, eccoci qua ragazzi, siamo tornati in spiaggia, bellissimo, adesso il sole è sceso, è bello tranquillo, ci sono 7-8 volte le persone che c'erano prima, passano i cavalli in diretta qua, attenzione, sono anche qua tutti parcheggiati che aspettano insomma
qualche signore che venga a farli trotterellare in giro. Noi chiaramente, come sapete, non siamo particolarmente d'accordo con l'utilizzo degli animali per questi scopi turistici, però evidentemente qua si usa moltissimo. Comunque abbiamo risolto la questione della SIM, perché siamo andati a chiedere prima in tutti i negozietti del paesino. Alla fine una signora ci ha venduto questa SIM registrata a nome di chissà chi, non lo sapremo mai, nome di qualcuno, vabbè, non lo voglio sapere, però l'abbiamo comprata per 15 soles, sono un pochino più di 3 euro, e in più abbiamo comprato anche un pacchetto per i dati, quindi tutto a posto, abbiamo risolto, non dobbiamo andare nella città a cercare chissà quale ufficio per registrarci, quindi da quel punto di vista abbiamo sistemato. Adesso ci godiamo la spiaggia, che in questo momento tra l'altro è proprio col clima ideale, è fantastico. Perfetta, in questo momento. sì. Senti che bordello che c'è, però un gran casino. c'è un cane qua davanti. Spiaggia bella libera, musica, c'è sì. di tutto, quindi tutto molto tranquillo e libero, e c'è il sole che sta scendendo da quel lato. Eccolo là, manca ancora un po'. all'orizzonte, sì, mancano ancora un paio d'ore. Comunque anche qui un sacco di venditori, non solo dei tour, perché anche da questo lato si può vedere lì nell'acqua 2 banane che corrono là trainate dalla moto d'acqua e un bel po' di L'hai gente. visto? C'è anche la tendata. Dove? Non è... La tendata, là. sono gli ombrelloni. Un botto di gente in salita, la marea tantissimo. Adesso la spiaggia è molto più piccola. Infatti non c'è più spiaggia in pratica, guardate qua, l'acqua è arrivata qua. Stamattina eravamo molto più in fondo quando camminavamo. Adesso con l'alta marea si vedono un po' i problemi che ci sono stati qua, e cioè la costruzione proprio a ridosso del mare che si è mangiata proprio un pezzo di costruzione. Qua proprio l'hanno sventrato, guarda che roba. Sì, l'hanno costruito troppo sul sì. mare, piano piano l'acqua è salita e se l'ha distrutto tutto, perché è tutto crollato questa parte. È tutto così, da qui fino a quella zona. Che figo, ragazzi, ci sono i pellicani che stanno volando sopra di noi. Che giornata oggi, questo azzurro. Ma che roba! Dopo questo tramonto assurdo, ragazzi, c'è ancora il cielo qua dietro. Tutto rosso, incredibile, incredibile. Andiamo a procacciarci un po' il cibo per stasera. La cittadina è bella viva, andiamo nella zona dove c'è tutta la parte del mercato, prendiamo 2 cose leggeri stasera, verdura, un po' di pane e poi via, tranquilli. A dormire tranquilli oggi, ragazzi. Allora, questo è un primo inizio, no? Qui in Perù. Non è che c'è un buco qua. E poi siamo in giro in infradito, cosa che non facciamo da tantissimo. Mi sono anche tantissimo. bruciato i piedi, guarda qua. Ma no, tutta Vabbè. rossa anche là. Sì, perché abbiamo sempre le delicata. scarpe. Abbiamo sempre le scarpe. È delicata, e sta quindi i piedi sono figliola. bianchissimi. Bianchissimi. Vabbè. Bianchissimi. Stiamo impazzendo, ragazzi. Il calore, dopo tanti, diciamo, mesi a 2000 metri siamo scesi a zero. Siamo anche un po' a ribamba anche da quel punto di e vista. si aggiunge a quello classico che già siamo di base, diciamo. Giustamente. Va bene, quindi questi primi giorni in Perù, ragazzi, segnano un po' l'inizio di visita a questo terzo paese per noi qui in Sud America. Nuovo capitolo. Nuovo capitolo, e quindi, ragazzi, se non cadiamo da percorso a ostacoli, Sì. Noi vi salutiamo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subitissimo al canale, attivate anche la campanella. Se volete, ragazzi, iscrivetevi anche a Patreon, dove c'è una famigliola che vi aspetta. Sì, fantastica, super, fantastica, incredibilmente fantastica. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video e vi mandiamo un bel abbraccione di gruppo. Proprio qua in mezzo alla strada mega trafficata, che comunque Mancor è piccolina, ma cioè, un bel casinata. Bel casino. Bel casino. Mi posiziono meglio. Permesso anche? Manovra. Va bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil